Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Extavia Novartis Pharma SpA. Ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'è Extavia? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Extavia durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Extavia? Extavia è un farmaco a base del principio attivo interferone beta 1B, appartenente alla categoria degli antivirali, immunostimolanti interferoni e nello specifico interferoni. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Extavia può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Extavia 250 mcg/ml Polv. Esolv. Persol. Inject. 15 flaconi più 15 siringhe. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Eurofarm Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: interferone beta 1B. Gruppo terapeutico: antivirali, immunostimolanti interferoni. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Extavia è indicato per il trattamento di pazienti che abbiano manifestato un singolo evento demyelinizzante con un processo infiammatorio attivo abbastanza grave da giustificare il trattamento con corticosteroidi per via endovenosa, per i quali siano state escluse altre diagnosi, e che siano considerati ad alto rischio per lo sviluppo di una sclerosi multipla clinicamente definita, vedere paragrafo 5.1. Pazienti con sclerosi multipla recidivante remittente caratterizzata da 2 o più recidive nell'arco degli ultimi 2 anni. Pazienti con sclerosi multipla secondariamente progressiva con malattia in fase attiva, evidenziata da recidive. Posologia: la terapia con Extavia va iniziata sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento della malattia. Posologia: adulti e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni. La dose raccomandata di Extavia è di 250 microgrammi, 8,0 milioni di UI, contenuti in 1 ml di soluzione ricostituita, vedere paragrafo 6, da iniettare sottocute a giorni alterni. In generale si raccomanda la titolazione della dose all'inizio del trattamento. Si consiglia di cominciare con 62,5 microgrammi, 0,25 ml, per via sottocutanea a giorni alterni e di aumentare lentamente la dose fino a raggiungere 250 microgrammi, 1,0 ml, a giorni alterni, vedere tabella A. Il periodo di titolazione può essere modificato in caso di comparsa di una qualsiasi reazione avversa significativa. Per ottenere una buona efficacia è opportuno arrivare ad una dose di 250 microgrammi, 1,0 ml, a giorni alterni. Tabella A. Schema di titolazione. Giorno di trattamento. Dose. Volume 1, 3, 5, 62,5 microgrammi, 0,25 ml, 7, 9, 11, 125 microgrammi, 0,5 ml, 13, 15, 17, 187,5 microgrammi, 0,75 ml, a 0 yen 19, 250 microgrammi, 1,0 ml. Il periodo di titolazione può essere modificato in caso di comparsa di una qualsiasi reazione avversa significativa. La dose ottimale non è stata chiaramente definita. Attualmente non è noto per quanto tempo il paziente debba essere trattato. Sono disponibili dati di follow-up raccolti nell'ambito di studi clinici controllati fino a 5 anni per pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante remittente e fino a 3 anni per pazienti affetti da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Nella sclerosi multipla recidivante remittente è stata dimostrata l'efficacia del trattamento per i primi 2 anni. I dati disponibili per i restanti 3 anni supportano l'efficacia del trattamento con Extavia per l'intero periodo. Nei pazienti che abbiano manifestato un singolo evento clinico indicativo di sclerosi multipla, l'efficacia è stata dimostrata per un periodo di 3 anni. Il trattamento non è consigliato nei pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante remittente che abbiano avuto meno di 2 recidive nei 2 anni precedenti o nei pazienti con sclerosi multipla secondariamente progressiva che non hanno presentato una forma attiva della malattia nei 2 anni precedenti.
Se il paziente non risponde, per esempio si riscontra una progressione costante alla EDS, Aeros Expanded Disability Status Scale AERO-S, per 6 mesi, o ha necessaria la somministrazione per almeno 3 cicli di ormone adrenocorticotropo, ACT, o di corticosteroidi nel corso di un anno, malgrado la terapia con Extavia, il trattamento con Extavia deve essere interrotto. Popolazione pediatrica. Non sono stati condotti studi clinici specifici o studi di farmacocinetica su bambini e adolescenti. Tuttavia i pochi dati pubblicati suggeriscono che il profilo di sicurezza negli adolescenti dai 12 ai 17 anni d'età che hanno assunto Extavia alla dose di 8,0 milioni di UI per via sottocutanea a giorni alterni è simile a quello osservato negli adulti. Non ci sono dati disponibili sull'uso di Extavia nei bambini al di sotto di 12 anni d'età e pertanto Extavia non deve essere utilizzato in questa tipologia di pazienti. Modo di somministrazione. La soluzione ricostituita deve essere iniettata sottocute a giorni alterni. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità all'interferone beta naturale o ricombinante, all'albumina umana o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti che presentano una grave depressione e/o ideazione suicida, vedere paragrafi 4 e 4.8. Pazienti con scompenso epatico, vedere paragrafi 4, 5 e 4.8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Disturbi del sistema immunitario. La somministrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. L'effetto della somministrazione a giorni alterni di 250 microgrammi, 8,0 milioni di UI, di Extavia sul metabolismo di farmaci in pazienti con sclerosi multipla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Extavia insieme ad altri farmaci come Aeros-Tisabri, soluzione Aeuro, Aeros-Tisabri, soluzione, uso interno, Aeuro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Extavia durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Extavia durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Numerosi dati, risultati ottenuti da più di 1000 gravidanze, derivanti dai registri del farmaco, dai registri nazionali e dall'esperienza post-marketing indica che non vi ha un aumentato rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Eventi avversi a livello del sistema nervoso centrale associati all'uso di Extavia potrebbero influenzare, in pazienti sensibili, la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. All'inizio del trattamento le reazioni avverse sono comuni, ma generalmente queste diminuiscono con la prosecuzione del trattamento. Le reazioni avverse osservate con maggiore frequenza comprendono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'interferone beta 1B è stato somministrato a pazienti adulti portatori di neoplasia maligna a dosi individuali fino a 5.500 microgrammi, 176 milioni di UI, per via endovenosa 3 volte alla settimana, senza che si siano verificati eventi avversi gravi che abbiano compromesso le funzioni vitali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunostimolanti, interferoni, codice ATC. L03A08. Gli interferoni appartengono alla famiglia delle citochine, che sono proteine di origine naturale. Gli interferoni hanno un peso molecolare compreso tra 15.000 e proprietà farmacocinetiche. I livelli sierici di Extavia sono stati rilevati in pazienti e volontari per mezzo di un saggio biologico che non era completamente specifico. Tra 1 e 8 ore dopo iniezione, dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi di tossicità acuta. Poiché copyright i roditori non reagiscono all'interferone beta umano, studi con dosi ripetute sono stati effettuati su scimmie rhesus. Sono stati osservati ipertermia, elenco degli eccipienti, polvere, albumina umana, manditolo, e 421, solvente, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Extavia a base di interferone beta 1B sono: Betaferon, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.